Buongiorno a tutti. Sono Walter Biolchi di Tempco SRL. Lavoriamo per lo più nel settore del raffreddamento, riscaldamento, scambio termico di processi industriali. Supportiamo le aziende del settore industriale per quanto riguarda appunto il recupero energetico, lo scambio termico, i recuperi di calore o il raffreddamento dei processi industriali. Diciamo che per quanto riguarda l'efficienza energetica, noi partiamo, per così dire, da quella che è un'efficienza energetica di secondo livello, ovvero dalla gestione del calore. Il prodotto di cui volevo parlare sono questi scambiatori della serie T-Coil, sono degli scambiatori di immersione. Diciamo che in lingua inglese vengono chiamati dimple jacket heat exchangers. In italiano è un po' complicato dare una definizione. In sostanza sono degli scambiatori realizzati con due lamiere che vengono saldate, poi puntate, rigonfiate, creando all'interno un interstizio, all'interno del quale si può far scorrere un fluido, che può essere acqua, acqua pressurizzata, vapore, olio diatermico, che sono degli scambiatori nati per applicazioni in ambito alimentare inizialmente. Noi li utilizziamo molto spesso invece per quelle che sono applicazioni industriali, quindi per la termostatazione di vasche di raccolta, vasche di trattamenti galvanici, eccetera, ma quello di cui voglio parlare adesso è un'applicazione che reputo molto interessante, citandovi un case history specifico che abbiamo realizzato nel porto della Marina di Loano. Quella che vedete adesso è la sala la sala dove avviene lo scambio termico, dove c'è la presa mare che alimenta gli scambiatori di calore a piastre che poi vanno ad alimentare tutta la rete di pompe di calore che sono disperse nell'area del porto. Per darvi un'idea, se guardate le dimensioni, vedete che la distanza tra uno scambiatore e l'altro più o meno è 1,20 m. Passando alla slide successiva vi rendete conto che comincia a diventare piccola questa zona di trattamento dell'acqua, per poi andare a vedere che l'area del porto è decisamente molto molto grande. Succedeva questo, che in sostanza l'impianto è stato progettato per gestire centralmente tutta la distribuzione dell'acqua alle varie pompe di calore che sono dislocate su un'area che dista da questa zona addirittura quasi 2 chilometri nel punto più lontano. Soprattutto c'è una palazzina, chiamiamola direzionale, all'interno della quale è ricavato un hotel e un ristorante, che è il punto di maggior prelievo, dove che è in funzione 12 mesi all'anno, quindi sempre, perché c'è la direzione, c'è questo albergo, è una zona che viene sfruttata parecchio. E in sostanza cosa accadeva? Chi gestisce il porto si è accorto che ha un dispendio di energia di pompaggio elevatissimo. Avendo un sistema centralizzato, doveva lasciare in funzione le pompe e le prese a mare anche nei periodi relativamente di relativa carica del porto. Oltretutto, con scambiatori a piastre di tipo tradizionale si presentavano parecchi problemi di manutenzione causati dal fatto che all'interno degli scambiatori si formano alghe, mittili, cozze e di tutto di più. In sostanza, cosa è accaduto? Abbiamo studiato insieme una soluzione che è localizzata, come vedete, in questo punto. Da questo punto, sono state sezionate le tubazioni e sono stati realizzati degli scambiatori che sono stati immersi direttamente nell'acqua del porto, quindi in acqua di mare. Tecnicamente la costruzione presenta qualche difficoltà, soprattutto dal punto di vista dei materiali, e qui mi perdo un attimo su alcune considerazioni sui materiali, perché chiaramente l'acqua di mare ha una concentrazione di cloruri molto elevata, quindi questi scambiatori sono realizzati in acciaio super duplex per poter resistere alla corrosione. In pratica cosa è avvenuto? Anziché avere delle pompe, un'ulteriore presa a mare con delle pompe che trattano acqua mare per mandarle dentro agli scambiatori, abbiamo immerso questi scambiatori direttamente nell'acqua del porto, chiaramente dimensionandoli adeguatamente sulla potenza necessaria, in modo da risparmiare tutta quella che è l'energia di pompaggio dell'acqua mare. È rimasta in funzione la vecchia centrale, di scambio termico per tutte le altre utenze che sono di carico decisamente minore. Tanto per intenderci, andavano ad asservire delle pompe di calore molto distanti legate a degli stabilimenti balneari che evidentemente durante la stagione invernale non hanno necessità di essere in marcia per ovvi motivi, e di conseguenza si è potuta ridurre tantissimo l'energia di pompaggio della centrale precedente, godendo del fatto che con questi nuovi scambiatori immersi direttamente nell'acqua mare viene a mancare tutta l'energia di pompaggio per pescare l'acqua e pomparla all'interno degli scambiatori. In pratica questa soluzione adesso è in funzione ormai da 1 anno e mezzo, ha fatto 2 stati, anche se la seconda stagione effettivamente è stata decisamente corta per via dei problemi che tutti conosciamo. Questi sono gli scambiatori immersi nell'acqua mare, come potete vedere dopo 2 stagioni presentano una crescita biologica notevole. Il vantaggio qual è? Quello che sono stati dotati, come avrete visto nelle precedenti slide, di strutture di supporto con golfari di sollevamento, possono essere estratti dal porto e lavati molto facilmente in quanto la distanza
distanza tra le piastre è molto elevata, quindi funzione decisamente facile. Dopo 2 stagioni di funzionamento, il cliente ovviamente ha installato tutta una serie di sensoristica per poter fare dei rilievi di temperatura. Hanno valutato il risparmio energetico praticamente in una quarantina di euro al giorno nella stagione di pieno carico, quindi per i 4-5 mesi estivi, e un risparmio energetico di circa una ventina di euro al giorno per il restante periodo dell'anno, quindi per tutta la parte invernale, autunnale, quando funzionano le pompe di calore. Il cliente è rimasto molto soddisfatto, tanto è vero che adesso stiamo studiando un'ulteriore soluzione. Dai numeri che ci hanno detto, direi che il payback di questo impianto si aggira attorno ai 2 anni e mezzo, che dal mio punto di vista è veramente un ottimo risultato. Una soluzione simile è stata adottata nel centro ricerche di ISPRA, dove un medesimo set di scambiatori, questo è un disegno esemplificativo di come viene realizzata la batteria, sono stati inseriti 6 scambiatori in totale all'interno di una roggia, sostanzialmente, dove è stato costruita un canale deviando l'acqua in modo da sfruttare questa roggia per andare a fare lo scambio termico a servizio delle pompe di calore. In questo caso questi scambiatori vanno a dissipare qualcosa come 1050 kW durante i mesi estivi e 500 kW durante i mesi invernali. Ovviamente qui il problema materiale è meno sentito perché è tutto ESI 316, il cliente però ha preferito avere una soluzione con acciaio elettrolucidato per diminuire quella che può essere l'aggrappaggio di eventuali alghe, formazioni biologiche, in modo da dilatare i tempi di manutenzione, avere dei periodi di manutenzione molto più distanti l'uno dall'altro. Anche qui ormai è qualche anno che è in funzione questo impianto, direi con notevole soddisfazione da parte del cliente, e questa tipologia di applicazioni sta prendendo sempre più piede. Devo dire che io prima sentivo l'intervento, forse uno dei primi interventi, dove si parlava di data center, e non nascondo che una delle applicazioni che stiamo spingendo e che abbiamo già realizzato è quella di mettere questi scambiatori immersi nell'acqua fredda per poter andare a fare un raffreddamento diretto dei data center o comunque delle macchine a servizio di data center. Diciamo che stiamo parlando di un'energia chiaramente di secondo livello, è un po' più complicato magari andare a verificare i numeri, però vi garantisco che dal punto di vista termico sono soluzioni decisamente interessanti. Si annullano le energie di pompaggio, di contro si accorciano, diminuiscono gli interventi di manutenzione e si ottengono dei benefici decisamente interessanti. Peraltro il vantaggio di queste soluzioni è che si possono realizzare customizzate, cioè non esistono delle dimensioni standard, ma si possono costruire con dimensioni che si adattano a quelle che sono le esigenze del cliente. Quello che stiamo studiando sempre nell'ambito di quello che è il raffreddamento di immersione è quello di andare a fare il raffreddamento diretto dei data center o comunque delle schede IT ad immersione. Questo consentirebbe anche in questo caso dei risparmi energetici importantissimi. La ringrazio, visto che abbiamo ancora erano previsti ancora però 4 minuti per il suo intervento, è stato sicuramente molto interessante. È arrivata una domanda, gliela farei subito. La domanda è relativa alla modalità di gestione dell'accumulo di organismi vegetali ed animali sugli scambiatori, che tipo di pulizia, che impatto, pulizia annuale, come... Allora, a priori è molto complicato poter avere un'idea del tipo di sporcamento o del tipo di deposito biologico che si ha su questo tipo di scambiatori. Diciamo che l'acqua di mare è un elemento decisamente molto aggressivo dal punto di vista dello sporcamento. La fotografia che avete visto è stata scattata un paio di mesi fa, dopo 2 stagioni di funzionamento. Devo dire che mi ha sorpreso positivamente, ovvero mi aspettavo di peggio. Dopodiché la soluzione iniziale è quella di preparare questi scambiatori con una elettrolucidatura in modo da lasciare meno possibilità di aggrappaggio alle formazioni biologiche. Dal punto di vista della pulizia, come avete visto, lo scambiatore può essere estratto dall'acqua molto facilmente con una piccola gru e la pulizia si fa con una semplice idropulitrice, una scopa, meccanicamente, anche perché queste piastre hanno una resistenza meccanica molto elevata. Tanto per intenderci, noi realizziamo anche scambiatori di calore a piastre tradizionali. Le operazioni di rigenerazione e pulizia di uno scambiatore di calore a piastre tradizionali sono molto più impattanti. Insomma, diventa un intervento decisamente da specialisti. Qui alla fine una persona senza troppa specializzazione arriva lì con l'idropulitrice, una scopa, uno spazzolone, lava la piastra e la rimette dentro nell'acqua, e il lavoro è decisamente finito.